Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Mattia, che mi chiede di approfondire il tema dell'esercito di Cartagine durante la Seconda Guerra Punica, nello specifico relativamente alla sua componente prettamente cartaginese, quindi non la sua componente mercenaria. Prima di entrare nel vivo della questione, però, come sempre, vi ricordo, se volete sostenere il canale, di iscrivervi, mettere un mi piace al video e soprattutto condividere quei filmati che ritenete più interessanti sui vostri canali social. Ed ora andiamo a cominciare. Se vogliamo trattare dell'esercito cartaginese durante la Seconda Guerra Punica, per prima cosa dobbiamo sfatare un luogo comune, o meglio ricondurlo alle giuste proporzioni, quello dell'esercito cartaginese come esercito mercenario. Come per la maggioranza dei luoghi comuni, anche qui abbiamo un punto di partenza che effettivamente è reale, ma che va inquadrato correttamente nello spazio e nel tempo. La prima attestazione di un impiego di mercenari a Cartagine è in Erodoto ed è datata al V secolo a.C. Eppure, a ben vedere, ci rendiamo conto che nello stesso periodo noi abbiamo un impiego di mercenari presso anche le altre principali potenze del bacino mediterraneo. Diodoro Siculo parla della presenza di xenoi mistoforoi, stranieri mercenari, nell'esercito di Siracusa del V secolo a.C. E il quadro archeologico del V secolo a.C. della Corsica etrusca mostra in maniera incontrovertibile la presenza di diversi elementi altamente militarizzati che evidentemente provengono da altre culture. Il fatto che l'esercito cartaginese fosse principalmente costituito da mercenari, il fatto che il mercenariato fosse una sua caratteristica peculiare, probabilmente nasce da una vulgata greca, presso la quale la connotazione mercenaria prendeva un carattere fortemente negativo e probabilmente tutto questo originava dalla contrapposizione tra greci e persiani. Nel VI secolo a.C. l'impero persiano aveva conquistato la Ionia. Sempre nel VI secolo a.C. noi abbiamo la prima codificazione scritta dell'Iliade, che narra di un esercito greco, quello degli Achei, che si contrappone all'esercito troiano, che è costituito da diversi elementi che provengono da diverse parti dell'Asia. Da questo momento in poi noi avremo costantemente nel mondo greco questa idea dell'esercito multietnico e mercenario come connotazione negativa. L'esercito persiano in realtà non era un esercito mercenario, ma era comunque un esercito multietnico, composto da diversi elementi che erano molto ben distinguibili tra loro. L'idea che un esercito composto da diversi popoli fosse poco affidabile e poco coeso è qualcosa che si radica profondamente nel pensiero greco, ma che viene di fatto utilizzato in maniera strumentale per denigrare i persiani e in generale è qualcosa che viene attribuito a qualunque elemento che venga visto e concepito come nemico e avverso, chiaramente quando c'è un punto di partenza al quale aggrapparsi. Però dobbiamo renderci conto che, sebbene è vero che i cartaginesi utilizzassero mercenari, altrettanto facevano i greci in Sicilia. Noi vediamo che nel IV secolo, così come i cartaginesi impiegavano mercenari liguri, allo stesso modo noi abbiamo i greci che impiegano mercenari campani e lucani. Così come i cartaginesi reclutavano Celti dalla costa della Gallia Narbonese, la costa della Provenza, Dionigi I di Siracusa si era assicurato un serbatoio di mercenari celtici tramite l'Emporio di Ancona presso i Galli Senoni delle Marche. Infine, mercenari africani e iberici sono attestati sia nell'esercito cartaginese sia nell'esercito dei tiranni di Siracusa. Quindi, di fatto, noi abbiamo una situazione che dal punto di vista dell'impiego mercenario è praticamente paritaria. Il fatto di caricare l'elemento mercenario presso i cartaginesi è appunto esclusivamente prodotto della propaganda greca, che minimizza la presenza di mercenari in seno alla propria realtà ed esaspera la presenza di mercenari in seno a quella cartaginese. Va detto però che noi abbiamo un momento particolare, una forte cesura, che porterà
ad un impiego massimizzato di mercenari a Cartagine, per un periodo che sarà grosso modo quello di un centinaio d'anni. Il periodo che va dal 341 a.C. al 241 a.C., ovvero dalla battaglia del Crimisso fino alla fine della prima guerra punica. Noi leggiamo in Plutarco che la battaglia del Crimisso causa un trauma enorme al mondo cartaginese. L'esercito cartaginese viene sconfitto in Sicilia da quello di Timoleonte di Siracusa. Ma non solo, non c'è solo una sconfitta, abbiamo un vero e proprio massacro di quello che era il reparto d'élite dell'esercito cartaginese, il battaglione sacro, che era un reparto costituito a modello del battaglione sacro tebano, ma costituito esclusivamente da cittadini cartaginesi. Cittadini cartaginesi che possiamo immaginare, visto che erano irreggimentati in un battaglione che era identificato come sacro, probabilmente provenivano dalla nobiltà punica. Insomma, la battaglia del Crimisso falcidia i rampolli cartaginesi e questo di fatto è un trauma. A seguito della battaglia del Crimisso, di fatto, noi abbiamo per un centinaio d'anni un utilizzo intensivo, se non quasi esclusivo, di mercenari da parte dei cartaginesi. I cittadini cartaginesi verranno reclutati solo in casi estremi di rischio particolare, ma da questo momento in poi, fino alla fine della prima guerra punica, noi avremo una realtà militare cartaginese dove i punici saranno i componenti delle forze di marina, ovviamente, e gli ufficiali, ma la truppa sarà costituita principalmente da mercenari o vedremo anche da leve servili coscritte in Africa. Però il soldato cartaginese con la battaglia del Crimisso tende a scomparire in favore del mercenario, per riapparire dopo un centinaio d'anni. Un ritorno progressivo ad un esercito cartaginese propriamente detto comincerà con le ultime fasi della prima guerra punica, inizialmente per mano di Santippo, un consigliere militare spartano reclutato dai cartaginesi, e continuerà poi per necessità durante la guerra dei mercenari, che infurierà in Nord Africa dal 240 al 238 a.C. Quei mercenari che erano stati impiegati dai cartaginesi in Sicilia contro i Romani, trasferiti in Nord Africa in vista della smobilitazione, quando si vedono negato il soldo pattuito si rivoltano e riescono a coinvolgere nella loro ribellione anche i coscritti libi, una realtà semiservile della macchina bellica cartaginese che veniva reclutata forzosamente presso quelle comunità indigene del Nord Africa che erano sottoposte all'egemonia punica. Libi e mercenari ribelli poi riescono a coinvolgere anche tutta una serie di città libo-fenicie della costa nordafricana, di fatto arrivando a mettere in predicato l'esistenza di Cartagine stessa. Cartagine riuscirà ad emergere vittoriosa dalla guerra mercenaria con pesantissime perdite, soprattutto tra le quali la perdita della Sardegna. Di fatto, la guerra dei mercenari segnerà Cartagine probabilmente più della prima guerra punica, ed è da questo momento in poi che Amilcare Barca, il padre di Annibale, si opererà per costituire una forza, inizialmente forse privata, che diventerà l'embrione di un nuovo esercito di popolo punico. La grande rivolta mercenaria, che tra i suoi effetti immediati aveva avuto la sollevazione dei Libi e delle città libo-fenicie, aveva messo in risalto non solo i limiti e l'inaffidabilità di un esercito prettamente mercenario, ma anche l'insostenibilità e l'instabilità del modello predatorio, oppressivo, che Cartagine aveva imposto alle popolazioni indigene del Nord Africa. In particolare i Libi erano inizialmente inquadrati nello Stato cartaginese con lo status di upekoi, di sottomessi, che erano costretti a pagare tutta una serie di dazi molto gravosi a Cartagine, nonché a militare forzosamente nei suoi eserciti in caso di campagna militare.
Questo ovviamente faceva sì che i Libi non concepissero Cartagine come una realtà anche propria, non si sentivano parte dello Stato cartaginese. Al contrario, recepivano Cartagine come una realtà oppressiva e vessatrice. Proprio per ovviare a questo problema, che evidentemente era fonte di instabilità, a seguito della grande rivolta dei mercenari, vediamo cominciare un lento processo sociale che fa traslare buona parte dei Libi e dei Libo-Fenici da uno status di upekoi, appunto di sottomessi, a uno status di metoikoi, di meteci, una sorta di mezzi cittadini che non potevano votare, dovevano comunque pagare delle tasse, ma erano liberi da tutte le vessazioni che erano invece proprie del regime precedente. Amilcare, che recluterà il suo esercito proprio tra questi metoicoi, in questo periodo si muoverà verso la Spagna, e questo per tutta una serie di motivi, sia per ritagliare un nuovo spazio di influenza a Cartagine, che con la perdita della Sardegna si era vista progressivamente negare lo spazio di manovra nel Mediterraneo, sia per allontanarsi dai giochi di potere della capitale, sia per ritagliarsi personalmente uno spazio di manovra che gli consentisse di porre le basi a un suo potentato. Durante tutte le campagne militari vittoriose che porteranno Amilcare a conquistare una cospicua porzione della Spagna sudorientale, Amilcare porterà avanti tutta una serie di riforme sociali e militari che avranno notevoli ripercussioni sull'esercito punico, o meglio creeranno un esercito punico parallelo che è più corretto definire esercito barcide. In particolare, il dato più interessante è che Amilcare comincerà a donare appezzamenti di terreno ai suoi soldati, appezzamenti di terreno in Spagna, secondo un modello analogo a quello romano della fondazione delle colonie. Leggeremo poi in Tito Livio e in Polibio che anche Annibale, in vista della campagna d'Italia, prometterà ai suoi soldati che, se la campagna sarà vittoriosa, avranno ognuno degli appezzamenti di terra coltivabile in Italia. È evidente dunque che questo esercito è un esercito di popolo, è un esercito dove il cittadino o il semicittadino è soldato ma è anche proprietario terriero, è qualcuno che combatte per uno Stato del quale in una maniera o nell'altra si sente parte perché ne è parzialmente possessore. Per parlare di soldati cartaginesi propriamente detti, sarebbe utile riuscire a stabilire con certezza che cosa è cartaginese e che cosa invece non lo è. Però, in particolare per quanto riguarda il contesto della Seconda Guerra Punica, questo risulta essere un esercizio tutt'altro che semplice. Infatti, sebbene Polibio e Tito Livio mostrino di operare un distinguo in seno all'esercito cartaginese tra quelli che loro chiamano Afri, o Libi, o Libo-Fenici, e quelli che invece sono definiti ispanici, per noi riuscire poi ad attribuire a questa o a quella categoria tutti i diversi elementi dell'esercito annibalico è tutt'altro che automatico. Ad esempio, infatti, noi leggiamo che sono definiti Libo-Fenici anche i discendenti di quei coloni che Amilcare aveva insediato in Spagna. C'è poi tutta la questione aperta relativa alle popolazioni della parte sudorientale della penisola iberica. Mastieni, Bastuli, Turduli, popoli iberici che però erano ormai intrisi, imbevuti di cultura cartaginese, che vivevano all'interno o nei pressi delle colonie puniche e che potevano come non potevano far parte del tessuto sociale del potentato Barcide. Di fatto, l'unica cosa che noi possiamo affermare con certezza è che alla sua partenza dalla Spagna l'esercito di Annibale era costituito da tre macrogruppi: i mercenari, ovvero quei combattenti reclutati presso realtà esterne all'egemonia cartaginese, quindi ad esempio i Liguri o i Celtiberi; le truppe alleate,
ovvero quei contingenti forniti da quelle tribù, quelle nazioni, quelle realtà che erano in maniera più o meno intensa influenzate o sottoposte all'egemonia cartaginese. Vengono in mente diverse realtà iberiche, come ad esempio gli Oretani, la cui principessa Imilce era andata in sposa proprio ad Annibale. Ed infine i soldati punici, quella milizia reclutata presso i Libo-Fenici, che erano, come sappiamo, una realtà multietnica, un mélange di elementi provenienti originariamente da popoli diversi, che si erano amalgamati però e che avevano come minimo comune denominatore un'infarinatura di cultura cartaginese, ma soprattutto erano caratterizzati dalla loro appartenenza a uno status sociale specifico, quello di cittadini, non cittadini di Cartagine, per la quale probabilmente erano metoicoi, meteci, mezzi cittadini, ma cittadini del potentato Barcide della Spagna, una realtà nella quale vivevano, nella quale lavoravano, per la quale combattevano e che probabilmente percepivano come la loro patria. Per costoro i Barca dovevano essere non solo dei comandanti militari, ma anche dei capi politici, essendo di fatto quelli che attribuivano poi appezzamenti di terra e che facevano donativi e che di fatto conducevano tutta la struttura sociale del potentato cartaginese della Spagna. Amilcare e poi suo genero Asdrubale il Bello e infine Annibale sicuramente si erano mossi per creare per quanto possibile un'uniformità nell'equipaggiamento di questi soldati. E sebbene la Vulgata vorrebbe il combattente cartaginese anche nella seconda guerra punica equipaggiato come un oplita o peggio come un sarissoforo alla Macedone con una lunga lancia di 5 metri e più, in realtà noi sappiamo dalle evidenze archeologiche e iconografiche che il combattente punico libo-fenicio era equipaggiato intanto con il tyreos, ovvero lo scudo oblungo a manopola proprio delle popolazioni celtiche ed italiche, poi con una o due armi in asta, che quindi potevano avere anche la funzione di arma da getto, e poi con un'arma manesca, che poteva essere una spada di origine ellenistica, ma che era spessissimo una lama spagnola, in particolare quella lama spagnola che diventerà in futuro il gladio ispanico. Infine, sebbene gli ufficiali cartaginesi sembra avessero una passione per gli elmi ellenistici, in particolare per il modello definito pseudo-attico o attico-trace, che è l'elmo alle mie spalle, la maggior parte dei soldati pare indossassero l'elmo Montefortino, un elmo di origine celto-etrusca. È evidente che il quadro che traspare è pericolosamente simile a quello della panoplia del legionario romano. Quanto di fatto la contrapposizione tra Roma e Cartagine durante la seconda guerra punica abbia contribuito a cesellare tutta una serie di particolari del legionario di Roma è sicuramente una materia che meriterebbe un'analisi approfondita. Intanto però, se volete approfondire il tema dei soldati cartaginesi dell'esercito di Annibale, io vi consiglio questo volume che ho scritto personalmente insieme al dottor Liguori e che trovate sul sito di Res Bellica. Trovate poi il link in descrizione. Si tratta di un volume nel quale troverete diverse ricostruzioni di soldati, di combattenti del mondo cartaginese che sono state riprodotte, riproposte da diversi rievocatori storici. Ma posso assicurare che alla base c'è un'attenta analisi delle fonti iconografiche, storiche e archeologiche, che d'altra parte sono riportate all'interno del volume. Detto questo, non mi resta che salutarvi e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.